Pronti per 2 ore di ferry di traghetto da Bohol a Cebu. In questo video infatti vi mostreremo un tipico transfer in barca nelle Filippine. Pranzeremo in una baita, faremo festa e ripasseremo un po' di storia. Tutto questo in poche ore a Cebu. Buongiorno ragazzi, oggi siamo appena arrivati al porto di Bohol, precisamente al porto di Tagbilaran, per prendere il nostro ferry che ci porta a Cebu. Questo sarà il nostro ultimo traghetto che prenderemo qui nelle Filippine, infatti siamo contentissimi perché c'è bel tempo, infatti avevamo paura prima di venire qui di fare una traversata col mare mosso. Forse l'unica che abbiamo fatto con una barchetta un po' piccola è stata quella per andare sull'isola di Boracay, quella ci ha spaventato un pochettino. Invece oggi c'è il sole, quindi siamo abbastanza tranquilli, sereni. Andiamo! Ragazzi, quando prendete il ferry nelle Filippine, recatevi sempre circa con 40-45 minuti di anticipo al porto perché ci sono diverse code da fare. C'è la coda per pagare la tassa del terminal, la coda per il posto assegnato sulla barca, la coda per fare il check-in del bagaglio e poi il controllo sicurezza. Quindi questi 3/4 d'ora sono utili perché poi non vi rimane molto tempo prima di imbarcarvi sul traghetto, sul ferry. E anche portatevi una felpa perché l'aria qui è fredda, quindi per 2 ore di navigazione può dar fastidio. Siamo arrivati a Cebu, adesso stiamo aspettando il nostro Grab per andare in hotel. Tra l'altro non abbiamo detto che il ferry l'abbiamo pagato 800 pesos a persona, se questo l'ho prenotato direttamente in biglietteria. Se invece vi rivolgete all'agenzia pagate 100 pesos in più a persona per la commissione. E per imbarcare i bagagli, fare il check-in del bagaglio sono altri 150 pesos a persona e 30 pesos a persona la terminal fee. Questo è il costo per viaggiare da Bohol a Cebu. Dobbiamo dire però che Ocean Jet è molto comoda. Sì, e tra l'altro ci impiega 2 ore perché potete trovare un ferry che costa meno ma ci mette 4 ore. Sì. 4 ore noi non avevamo voglia di farle sul ferry, quindi Ocean Jet, e poi tra l'altro sono anche abbastanza puntuali. Oh, ce l'abbiamo fatta, siamo in hotel per un pelo, perché avevamo prenotato casa camera tra un mese praticamente. A marzo invece di febbraio. Ma non lo so, ma Booking ultimamente quando mettiamo tipo delle date e poi ricontrolliamo con l'hotel ci posticipa tutto di un mese. Quindi io ero convinto di aver prenotato per il 23 di febbraio, invece la prenotazione era il 23 di marzo. Fortunatamente avevano ancora una camera libera per oggi e ce l'ha andata. L'hotel dove dormiremo stanotte si chiama Goldberry. La stanza è un po' piccolina, però è in linea con quello che offre Cebu e l'abbiamo pagata solo 30 euro a notte, senza colazione. Sì, il letto è comodo, l'hotel è pulito e va benissimo. Tra l'altro c'è la doccia grande e molto calda, che abbiamo sentito che nelle Filippine è un po' un problema avere la doccia calda. A noi nel nostro mese ci è sempre andata bene perché tutti gli hotel che abbiamo preso avevano una buona pressione e la doccia era calda, Sì, ma calda calda. Siamo stati fortunati, sì. A quanto pare. La fame gioca tutti scherzi. A pranzo siamo da Luzern, lo so, non sembra neanche più Cebu, sembra una baita di montagna. Infatti il tema è proprio quello e anche il cibo è quello lì tipico. E vi dico la verità, anche il clima è abbastanza di montagna. Abbiamo visto l'altra volta il condizionatore segnava 16 gradi, ragazzi. Pazzesco. Ma il cibo è molto buono, quindi ve lo consigliamo. E oltretutto è a 500 metri dall'hotel che vi abbiamo mostrato prima. Quindi, perfetto.
Ragazzi, ci troviamo all'esterno delle mura del forte di San Juan. Siamo venuti fino a qui perché un ragazzo filippino ci ha scritto nei commenti del video di Manila che a Cebu c'è una statua molto importante che è quella di Antonio Pigafetta. Sì, è un italiano praticamente famosissimo qui nelle Filippine e anche celebrato a tal punto che gli hanno dedicato una statua. Noi non sapevamo neanche l'esistenza di questo personaggio. Una statua e anche c'è un giorno di festa proprio per celebrarlo, giusto? Sì, esatto. Non sappiamo dirvi quale, però sappiamo che nelle Filippine ha anche un giorno proprio festivo dedicato a questa persona. E abbiamo letto un po' delle informazioni riguardo a questo esploratore e scrittore italiano, precisamente di Vicenza. Abbiamo capito Sì. che c'è anche un movimento da quelle parti. Esploratore, scrittore e geografo italiano che ha partecipato alla spedizione della circonnavigazione del mondo insieme a Magellano. Sì, e infatti noi ci ricordiamo, studiamo storia Magellano, ma non ci ricordiamo di Antonio Pigafetta. Quello che appunto abbiamo capito è che grazie alla sua testimonianza, al suo diario di viaggio, la cultura filippina è stata poi scoperta e conosciuta nel mondo. Sì, se voi sapete qualcosina in più scriveteci nei commenti perché siamo curiosissimi. Viaggiare apre la mente in tutti i sensi. Se ci sono delle informazioni in quello che abbiamo detto, tenete in considerazione che noi l'abbiamo appena scoperto e siamo anche contenti di essere venuti fino a qui e ci rende sempre fieri e orgogliosi che comunque gli italiani erano un popolo di esploratori. Perché, Adesso forse lo sono meno, sì, però... adesso forse viaggiamo un po' meno, no? Però... Purtroppo non siamo riusciti a visitare la fortezza di San Pedro perché siamo arrivati troppo tardi, Sì. chiude alle 5. Però vi consigliamo di visitarla perché siamo entrati un pezzettino. ci hanno fatto dare giusto un'occhiata Dare un'occhiata al volo. Esatto. Ed è molto interessante perché, come sapete, le Filippine sono state colonizzate dagli spagnoli e quindi c'è questa fortezza militare spagnola che all'inizio abbiamo visto dalle immagini era in legno, adesso è in mattoni. Comunque racconta un pochettino la storia di quell'epoca, del 1500 in teoria, quanto Sì. abbiamo letto. Comunque, avete visto che bella luce adesso che sta arrivando il tramonto e c'è alle nostre spalle? Bellissimo. Volevamo visitare un'altra importante attrazione di Cebu, ovvero il suo tempio taoista. Ma anche questo purtroppo era già chiuso. Così ci siamo incamminati verso uno dei più famosi centri commerciali della città, passando tra strade incasinate, case locali e grazie alla super accoglienza dei filippini che ci salutavano ad ogni angolo, non sappiamo come, ma ci siamo ritrovati nel pieno di una festa di compleanno. Come al solito non resisto quando vengo a visitare i posti, soprattutto le shopping mall, a guardare le decorazioni di casa perché raccontano un sacco lo stile e la cultura di un paese. Quindi mi diverto un sacco a guardare gli oggetti d'arredamento. Ci è dispiaciuto molto non aver avuto abbastanza tempo per visitare meglio questa città, ma Cebu ci ha ricordato che il più delle volte in un viaggio le emozioni più grandi non sono legate all'attrazione che vedi, ma alle persone che incontri. Detto questo ragazzi, noi vi salutiamo, Ci vediamo a un prossimo video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. e mettete mi piace ovviamente. Vabbè, alla prossima, ciao! Tenete conto che i trasporti nelle Filippine. Vai, vai, vai. Come espone o non espo? Secondo me pensano che io sono famosa. Io però.
E tu sei il mio cameraman.